Buongiorno a tutti, oggi sabato 4 aprile, siamo finalmente a registrare di giorno con la luce naturale che ci illumina e come vedete ho di nuovo un ospite molto gradita, My Sweet Wife. Ciao a tutti, sono di nuovo qua con voi. Orbene Giada, visto che tu ne sai a pacchi su molti gruppi di cui io sono più ignorante, di cosa ci vieni a parlare oggi? Oggi volevo parlare degli After Hours e in particolare dell'ultimo album live che è Noi siamo After Hours. Questo è un doppio CD con anche la versione col DVD. Del Ve lo documentario. apro tutto. Bello. È stato registrato in occasione del loro concerto al Forum di Assago nel 2019, sì. Sì, l'anno scorso. L'anno scorso, esatto. È praticamente un best of live perché ha ripercorso tutta la loro carriera, pieno di ospiti anche, visto che gli After Hours hanno spesso cambiato line-up mano e la parte. E quindi Facciamo è un molto bello, insomma. Ok, facciamo un passo indietro. After Hours, gruppo storico del rock milanese e italiano, tu li segui da tempi non sospetti. Sì, Facci un po' un sì e no. excursus, come li hai conosciuti, Allora, eccetera. io in realtà li ho iniziati a seguire tardivamente rispetto a quelli della mia età e della tua età. Conoscevo chiaramente già dall'adolescenza, eccetera, ma li avevo sempre un po' lasciati da parte, forse perché italiani, insomma, La io... solita snob. Esatto, io ero più su Metallica, queste cose qua, per cui... Poi crescendo invece ho iniziato a apprezzare anche altri tipi di musica, in particolare mi ricordo che mi innamorai degli After Hours, in particolare in realtà di Manuel Agnelli, perché lessi un suo articolo sul Rolling Stone, era nell'inizio del 2009 credo, in cui lui parlava, non ero interista agli After Hours, era lui che parlava della scena musicale italiana dei gruppi emergenti. Le sue parole mi avevano colpito tanto e ho pensato di ripescarmi gli album degli After Hours. Credo che era quando fece Il Paese è Reale, possibile, Può aveva fatto questa essere, iniziativa sì, può essere. compilation con molti Sì, gruppi. perché poi avevano partecipato a Sanremo, però in realtà l'anno di Sanremo io già li stavo seguendo, quindi era un po' prima. Diciamo fine anni 2000, ecco comunque. Esatto, sì, era dopo la pubblicazione del loro album ed i milanesi ammazzano, scusate adesso, bolognese di tanto parte, ammazzano il sabato. E quindi ho iniziato a seguirli da lì e il primo concerto li ho visti in tantissime salse, dopo a festival, club, robe ovunque, li ho iniziato a seguire, ma il primo concerto che ho visto è stato a Italia Wave, che era l'evoluzione di Arezzo Wave del tempo, nel luglio 2009. Che si era spostato a Livorno, anziché Esatto, ad da Arezzo. Arezzo era cresciuto ed era stato spostato quell'anno allo stadio di Livorno per i gruppi più importanti come gli Chemical After Brothers Hours. c'erano quell'anno a suonare. Sì, esatto, sono stati 2 o 3 giorni, non mi ricordo. C'erano anche i Placebo che io amavo, quindi è stato proprio bingo. E altri invece in giro per la città c'erano altri concertini, mi ricordo che però non ho. È stato bello perché, Tu che stavi a fare? esatto, non ero andata lì solo per ascoltare gli After Hours, sì, al tempo stavo seguendo un corso professionale, chiamiamolo così, di organizzazione eventi allo IED di Venezia. Ci avevano mandato me e una mia compagna di corso per fare esperienza sul campo come stagiste appunto Mhm. ad Arezzo Wave e ci avevano piazzato con un banchetto informazioni all'entrata della biglietteria dello stadio che di giorno era aperta e che però era la stessa entrata da cui entravano dal backstage degli artisti, quindi Ah, per fare in modo che magari la gente non si sbagliasse e si infilasse dietro facevi un po' subito. da sicurezza, Sì, diciamo. diciamo, facevamo un primo smistamento. Un filtro. E praticamente passavamo la mattina a sentire questi vecchietti in fila che alla Chieti biglietteria, i livornesi vecchietti livornesi che erano in fila per il rinnovo dell'abbonamento allo allo stadio. stadio e che come era usanza là bestemmiavano contro i loro simpatici amici pisani. Ehm, E però ci vedevamo passare davanti tutti i gruppi man mano che arrivavano, quindi era molto bello e sono arrivati chiaramente anche gli After Hours.
E io sono rimasta come una loca lì a guardare, non sono riuscita neanche a dire ciao, fra un po'. Perché tu però volevi, come dire, eri lì per conoscerli. Ma non è che ero lì per conoscerli, però ti passano davanti, sono uno Diciamo che del tuo avresti gruppo preferito in quel momento, avrai... avresti gradito salutarli, Esatto, ecco. invece no. Allora, siccome erano arrivati tipo intorno a mezzogiorno per mollare la loro roba, dico, vabbè, aspetto, usciranno e quando escono magari gli chiedo un autografo, così. Ho aspettato un'oretta, poi era ora di pausa pranzo, mi sono allontanata 10 minuti per prendere un panino. E tac, Chiaramente ovviamente. quando sono tornata, 10 minuti, la mia collega, la mia amica che era lì e mi aveva tenuto il posto, mi ha detto, sono appena usciti, ho appena anche chiesto un autografo e io ho voluto morire tantissimo. Vabbè, e quindi quello era il 2009 e gli after La sono sera però li però hai ho visto visti. il concerto dalla posizione privilegiata della terrazzina di produzione, è stato molto bello, proprio lacrimoni, quindi è stata una bellissima esperienza. Ti dico invece io, gli After Hours li ho sentiti la prima volta su disco addirittura nel 1995, Sborone. all'epoca del primissimo disco, credo. Allora, qui vi faccio vedere, anni fa c'era una rivista che si chiamava Thunder, ecco, che distribuiva delle compilation. Tu l'hai Questa tradotta come compilation... tuono? No, si intitolava la compilation Tuono Ah, perché ok. avevano fatto uscire queste due volumi, forse anche di più, ma io avevo comprato due numeri della rivista con allegato al CD. Si chiamava Tuono perché includeva solamente brani di gruppi italiani che all'epoca alcuni erano emergenti, alcuni meno. Gli after c'erano, vedi, con Germi e con Ossigeno. Due addirittura. Ed erano, correggimi se sbaglio, i primissimi album, Era il giusto? primo album in 95, il italiano che primo hanno album fatto in uscire. italiano. Altri gruppi, credo che gli Extremo, ovviamente, ancora forti in giro. Poi ci sono i Fuorilegge, che nessuno ha più sentito, ma avevano fatto, almeno io non li ho più sentiti Non nominare, ma avevano conosco fatto due nemmeno uno dischi di molto questi belli. altri. Gli Anima, gli Insidia, bresciani, che ancora credo si siano riformati da Che poco. cultura quest'uomo. E i Fluxus, che erano un gruppo di ex negazione, credo, torinesi. Vabbè, comunque sia, per dire, avevo sentito queste due canzoni, ma non è che mi avevano fatto impazzire. Poi all'epoca ero tutto intrippato con altri generi, quindi Vedi, è come me. gli after li avevo lasciati proprio correre. È Nella un nostra peccato maturità li perché... abbiamo rivalutati. sì, insomma, avrei potuto essere un fan della prima ora, invece li ho apprezzati, devo dire, anche e soprattutto grazie a te, con cui abbiamo visto i concerti di Milano al Conservatorio, se non sbaglio, poi Rimini al vecchio Velvet con il buon Nico Bubani, che qui salutiamo, Grande fan degli after. e poi concerto top al Phenomenon di Sì, Novara, sì, per più me è uno dei recente. top che ho visto al fenomeno. Ma vorrei spendere una parola sui Buffalo Grills che erano in apertura, che hanno veramente Lui rappresentato è la venuto ciliegina solo per sulla quelli. torta, assolutamente. Quindi ciao all'amico Enrico Giannone, cantante dei Buffalo Grills. Però non siamo andati al concerto del forum. È vero. È stata una scelta anche per me, perché io gli non- after non si è- devono non c'ero. vedere nei piccoli club. Ok, però devo dire che questo è un bellissimo live. Assolutamente. Ci siamo rifatti, anzi, a sorpresa le ho donato il biglietto per andare a vedere Manuel nel tour che ha fatto da solista, di cui è recentemente uscito Guarda un caso, live. un vinile. Esatto, l'ultimo mio acquisto prima del blocco, peraltro, per la festa della donna. Ecco, facciamo vedere. Voglio anche fare un cuoricino, grazie. Questo live è stato registrato il 14 e 15 aprile 2019 al Teatro Dal Verme di Milano, qui il biglietto. Era del Ringraziamo, 14 o del 15? Il 14. esatto, ecco, il retro. E niente, com'era stato questo concerto? Ti è piaciuto? Sì, molto bello, particolare, ma soprattutto stavi dicendo, E ringraziamo. ringraziamo Rosario, detto Braz, per averci, diciamo, agevolato nel poter accedere nell'after party, nell'after show, e dove lei 10 anni dopo 10 ha anni potuto dopo, finalmente finalmente... potete incontrare Val, stringergli la mano e fare una foto insieme. Ecco, quindi cuoricini, io Tanto mi amore. tocco qui se mi... Eri presente anche tu. È vero, era molto simpatico Manuel, assolutamente. Uno springsteeniano, A peraltro. sorpresa, Quindi assolutamente. siamo stati molto piacevolmente colpiti. E il concerto è stato davvero bello, infatti bellissimo disco, ne consigliamo l'acquisto e consigliamo di vedere gli after, ovviamente. Assolutamente. Bene, per un sabato direi che è abbastanza.
Ci rivediamo alla prossima. Buon weekend. Ciao a tutti. Ciao!